Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 192, l'ultima videolettura interattiva del 2022. Te l'avevo promessa, abbiamo indagato in linea generale il 2023, poi lo abbiamo indagato per quanto riguarda l'amore e in quel video ti avevo detto che avrei fatto una lettura anche per il lavoro e la situazione economica nel 2023. Bene, questo video è dedicato appunto al lavoro e alla situazione economica. Voglio anche ricordare che queste sono video letture interattive, quindi possono risuonare del tutto o in parte. Se la variante scelta non ti risuona, prova a cambiare variante oppure prova a capire come le energie raccontate dalle carte possono legarsi a quella che è la tua situazione. Bene, andiamo a vedere con le nostre tre varianti che estrarrò davanti a te, ma già puoi vedere le scelte. Come sarà la tua situazione economica e lavorativa nell'anno 2023? Facciamo le nostre tre varianti. Ok. Variante numero 1. Variante numero 2. E infine variante numero 3. Le pietre le hai già viste, te le identifico comunque con diaspro zebrato, fluorite e quarzo cracked, mentre aggiungo anche gli oracoli, l'oracolo di Nostradamus e l'oracolo di Paracelso, la situazione economica e finanziaria per il 2023, per te che stai guardando questo video. E infine mettiamo l'oracolo di Paracelso. Quindi abbiamo i due oracoli, Nostradamus e Paracelso. Li trovo molto belli questi oracoli. Li sto usando meno ultimamente, mi sa che dovrò usarli un po' di più. Ok. Perfetto, hai già visto in dettaglio quelle che sono le scelte del nostro interattivo. Ti concedo ancora qualche secondo per scegliere la variante che ti attira di più. Ok? Penso che tu abbia scelto, nel caso puoi stoppare il video e riguardare le tre scelte che ti ho già dato in dettaglio. Intanto partiamo dalla prima del diaspro zebrato, ovviamente prima sigla! Eccoci alla prima variante del diaspro zebrato. Vediamo un pochino. Letizia, negligenza, il 3 di denari, il 10 di bastoni e la regina di coppe. Allora, è un bell'anno, anche se lo vedo partire in maniera forse un po' in sordina, possiamo dire? Le due carte oracolari sono molto assertive. La carta di negligenza va a parlare di una persona poco affidabile e anche la carta di letizia va a parlare dell'incontro con qualcuno che nel bene come nel male può inflazionare il nostro cammino oppure può migliorarlo. Quindi qua bisogna fare attenzione alla valutazione, soprattutto se non hai il lavoro, di una proposta lavorativa di una persona che si pone un po' come un grande sole, si pone un po' come
una persona rivelazione dell'anno, ma in realtà potrebbe non essere completamente pulito o pulita con te. Ci sono anche azioni che possono essere rischiose o magari investimenti che possono essere rischiosi in questo 2023 per te che hai scelto la variante 1, e soprattutto il monito è quello di non basarsi sull'esperienza altrui, ma di basarsi unicamente sulla propria capacità di valutare e sulla propria esperienza, soprattutto anche di mantenere il silenzio sulle proprie scelte. Però è comunque una situazione nella quale si va a scoprire casualmente la via che porta al successo e soprattutto ad avere dei vantaggi che arrivano anche in maniera improvvisa. Quindi è un anno nel quale ci sono, e ce lo confermano bene anche le carte del 3 di denari, del 10 di bastoni e della regina di coppe, tutta una serie di step, chiamiamoli così, ai quali bisogna dapprima fare attenzione e ai quali soprattutto dagli ultimi 3-4 mesi, anche 5, bisogna tenersi pronti a cogliere al volo una o più occasioni che arrivano di realizzazione. In particolare qua la prima parte dell'anno la vedo molto fitta di contatti, laddove invece la seconda con questo 10 di bastoni la vedo un po' in sordina. È come se ci fosse un cambio di direzione. Magari puoi lavorare per un'azienda o puoi tu avere un'azienda dove inizialmente si hanno tanti contatti, ma poi si sceglie magari di ridurre il ventaglio di persone a cui si offre un servizio, ma magari andare più mirati, andare più decisi su quella che è una fetta, un target si direbbe, di potenziali clienti forse molto più o facoltosi o anche decisi nell'acquisto, o magari di offrire dei servizi più mirati. Ecco, vedo un po' un anno dove si parte un po' alla grande, anche forse sotto sotto il travolgente ingresso di un qualcuno o di un affare o di una promessa di miglioramento che però poi tarda ad arrivare. C'è una persona in particolare in questo anno che potrebbe, soprattutto nella prima parte, forse abusare un po' della tua pazienza o della tua fiducia, però poi alla fine vedi che il 10 di bastoni non è una carta brutta per quanto riguarda il lavoro, va a rappresentare comunque la tenacia che porta al premio, che porta alla realizzazione anche economica. Ora non ti dico che navigherai nei milioni alla fine dell'anno, te lo auguro, ma purtroppo non credo che sarà così. Però una regina di coppe è fondamentalmente anche una carta di chi alla fine la sua dimensione riesce a trovarla e riesce anche a renderla funzionale a quella che sono le sue aspettative. Quindi comunque un anno nel quale nella prima parte c'è molto rischio e forse c'è anche da ripensare un po' la strategia con cui ci si approccia al ventaglio di clienti. Nella seconda parte invece c'è una concretizzazione con un'occasione importante da prendere al volo. Non dico che se hai già un lavoro qua vai a cambiare, potrebbe essere un'occasione di migliorare la tua situazione lavorativa o, come ho detto prima, di magari ridurre il portafoglio clienti in favore di quelli che sono servizi più mirati e di conseguenza anche più onerosi in termini economici per chi ti si rivolge o per chi si rivolge all'azienda per cui lavori. Se non hai un lavoro la situazione non cambia, qua potrebbe esserci ad inizio anno una valutazione, un contatto, un qualcosa che ti promette chissà quali realizzazioni, però poi tarda ad avviarsi. E anche qua, diciamo, dopo la primavera o dopo l'inizio dell'estate vedo comunque un netto miglioramento anche in termini economici. Sono favoriti coloro che lavorano, secondo me, qua o alle dipendenze di un qualcuno, quindi qua magari può essere meno favorita la persona che lavora in proprio, perché comunque sia questa, ma anche in un certo senso questa carta mi parlano di quello che può essere in un certo senso l'essere vincolati a qualcuno per lavoro. Quindi per questo ti dico, qua sono favoriti coloro che lavorano alle dipendenze di qualcuno. Ciò non vuol dire che se il tuo lavoro è improprio, se sei titolare di te stesso, di te stessa, tu non abbia comunque buone possibilità con questa regina di coppe in finale che
ti ripeto, va comunque a ritagliarsi uno spazio tutto suo abbastanza sicuro. E soprattutto sono favoriti coloro che lavorano con il wellness, l'arte, la bellezza, la cultura. La regina di coppe si lega sempre alle sale d'arte, ai musei, a quelle che sono le esperienze della cura di se stessi, sia a livello interiore, quindi cultura eccetera, sia a livello esteriore. Ti posso anche dire che nella prima parte dell'anno vedo molta progettualità che poi va ad arenarsi. E qui ti ripeto, c'è una persona in particolare che potrebbe presentarsi come chissà quale rivelazione dell'anno, ma poi dopo un po' la primavera o l'inizio dell'estate capitolare un pochino sotto quello che sono un po' una montagna forse anche di fregnacce, che ha detto, o magari vendersi bene salvo poi non sapere. Quindi fai attenzione a chi potrebbe o proporti un lavoro o proporsi sul lavoro come miglioratore o miglioratrice di una non so se esiste miglioratore in italiano, di una situazione finanziaria o lavorativa che poi in realtà non sa gestire. Qua comunque alla fine il merito del miglioramento, se mai c'è, è tuo. Una regina di coppe di solito non si vende, non è una persona che è appunto è capace di ritagliarsi lo spazio della bellezza, della professionalità o della cura di se stessa. Quindi qua in realtà c'è la tua tenacia che ti salva a fine anno. Non ti dico che per quanto riguarda il discorso della realizzazione economica sarà un anno rivelatore, potrebbero esserci molte più disponibilità ad inizio anno e magari un momento di relativa tranquillità a fine anno, con una metà anno un pochino difficoltosa da affrontare. Però in generale ecco un anno dove vedo abbastanza tenere botta a quella che può essere un po' una situazione che intorno alla metà dell'anno, ti ripeto, soprattutto per quelli che possono essere un po' ingerenza di altre persone. Potrebbe trattarsi anche di una concorrenza agguerrita se lavori per un'azienda o se hai un'azienda, che magari ti danno un po' da pensare, però poi in realtà la vedo andare bene qua. Qui anche se lavori nel campo dell'olismo, della cartomanzia, quindi se la tua arte consiste nel curare l'anima delle persone e le sensazioni delle persone, qua c'è comunque alla fine una tua dimensione che vai a trovare dopo un ripensamento anche di quella che è la tua strada lavorativa, e secondo me di nuovo uno sfoltimento delle persone in favore di una comunicazione più mirata. È comunque l'anno dove sei invitato o invitata a fare di testa tua, perché è questo che ti salva alla fine, la tenacia e l'ostinazione. Vediamo un po' che cosa vogliono aggiungere. L'innamorato. Vedi, all'inizio dell'anno, comunque nei primi mesi, mi dà sempre molti contatti, molti, anche l'innamorato può essere un qualcuno che si propone di darti un aiuto, di offrirti un lavoro, di farti un contratto, di presentarti un progetto, però come vedi poi mi va su un 10 di bastoni e mi va a ribadire un po' quello che qui, soprattutto nella prima parte dell'anno, ci potrebbe essere magari l'offerta o la valutazione di un qualcuno che poi alla fine si rivela un po' una bolla di sapone. 3 di bastoni, anche 3 di bastoni è una buona carta, tra l'altro i 2 e 3 nella stessa mi vanno a significare che la crescita è sicuramente esponenziale nell'anno, anche se con un po' di ritardo sulle aspettative, quindi magari tieni un po', come dicevano queste carte inizialmente, eventuali progetti tuoi per te, non rivelarli subito, soprattutto ti ripeto a persone che potrebbero essere attorno a te e che sull'onda dell'entusiasmo potrebbero darti il loro appoggio, salvo poi tirarsi indietro nel momento meno opportuno. Il 3 di bastoni comunque è una carta che fa riferimento all'artigianato, anche al lavoro proprio, alla persona che lavora nell'azienda o alla persona che lavora per conto suo ma che comunque ha la sua l'artigiano ha l'abilità nelle mani, è la persona che ha, ti ripeto, qui viene da te il cambiamento. L'artigiano è la persona che crea con la mano, poi che tu abbia un lavoro artigianale, che tu crei o che tu lavori magari in un altro tipo di esperienza, comunque qua è proprio la tua arte che ti porta alla fine ad avere un miglioramento sostanziale.
E infine il 9 di denari, vedi, è una carta di investimento. Non mi sorprenderei se qua ti crescessero le responsabilità o in alcuni casi tu scegliessi, dopo un periodo critico e dopo magari un qualcuno che ti ha comunque, soprattutto se non hai un lavoro, promesso mari e monti, di avviare un'esperienza da solo, da sola, che potrebbe poi risultare molto costruttiva per te nel tempo. Se già lavori in un'azienda, qua può essere magari un corso di miglioramento, un corso di quello che può essere appunto un eventuale step in più che ti viene chiesto di fare, di aggiornamento, ecco, come un po' si fanno oggi. Magari ci sono appunto molti corsi o molti miglioramenti, per esempio mi vengono a mente corsi per OS, e molte persone hanno scelto questa strada, una strada anche molto nobile, che nobilita un po' il lavoro che vanno a fare. L'OS è comunque un lavoro importante, come tutti del resto, ma in questo momento c'è anche molto bisogno di queste figure professionali. Ecco, qua ti vedo comunque avviare un percorso di formazione che ti porta poi a rendere ancora più solida la tua figura professionale, se lavori all'interno di un'azienda oppure se lavori in proprio, una strategia mirata, un po' allo sfoltimento di tante persone che magari ti promettono, ti dicono, ti chiedono, ti ruotano intorno, ma che poi fondamentalmente non ti danno nulla, per fare una comunicazione più mirata che ti porta poi ad essere più sicura in quella che è la tua dimensione. Se non hai un lavoro, dopo un primo momento di promesse di mari e monti, un secondo momento un po' difficile, ma comunque con la certezza di un miglioramento, dalla seconda parte dell'anno in poi ti vedo migliorare anche a livello economico, perché una regina di coppe e un 9 di denari mi parlano anche comunque di un miglioramento a livello sia tuo personale come tua dimensione, che a livello economico. Insomma, un anno dove c'è da fare attenzione a non cadere nell'illusione nei primi mesi, fare attenzione nella gestione delle finanze e di quello che è il proprio impegno lavorativo o di quelle che sono le proprie possibilità intorno alla metà, e da cogliere i frutti e soprattutto da prendere al volo un'occasione di crescita in quella che è la terza parte dell'anno, che poi è quella che si rivela decisiva per il nostro futuro. Fai attenzione alle persone che promettono tanto, soprattutto nella prima parte dell'anno, perché potrebbero essere persone che poi si rivelano molto instabili. Bene, direi che la prima variante non è andata malissimo, dai, alla fine ti dà un anno dove la tua caparbietà, la tua diciamo decisione ti salva, ti riesce a arrivare a quella che è poi, a far arrivare a quella che è poi una realizzazione molto forte, o comunque una stabilità molto forte a fine anno. Quindi direi che ci possiamo stare per quanto riguarda la prima variante. Passiamo alla variante numero 2 della fluorite. Carcer, creatività, 6 di coppe, regina di denari e il diavolo. Allora, questa versione qua invece è molto più diretta, molto più forte. Forse questa carta di Carcer viene a dare un pochino di, magari a smorzare un po' l'entusiasmo. Però di solito la carta di Carcer parla anche di un'azione energica o decisiva che, nonostante costi molta sofferenza, anche porta alla fine a un trionfo che è frutto della nostra fermezza. È un comportamento coerente con i nostri principi morali, nonostante l'autoimposizione di limiti e la battaglia interiore. Quindi ti dice che comunque è un anno nel quale dovrai lavorare sodo, ma alla fine avrai il tuo meritato premio. Abbiamo poi la carta di creatività, persona di spirito, con idee innovatrici, novità, progetti di sicuro successo, buona salute fisica, morale alto. Si può confidare sul corso favorevole degli avvenimenti, ci dice la carta. Quindi qua, secondo me, potrebbe essere una situazione nella quale il lavoro lo gestisci tu, o nel caso tu lavori per una grande azienda, non lo so, prova un'azienda media o grande che sia, prova a cambiare variante, oppure magari prova a vedere se
queste energie possono rappresentare la tua situazione, però secondo me qua è più diretta verso chi lavora per conto proprio. Sicuramente c'è un lieto fine con un diavolo, una carta di forte materialità, una carta di una persona che comunque riesce ad avere un'entrata economica, soprattutto coadiuvata da una regina di denari, quindi una persona che sa spendersi, sa darsi, e soprattutto alla luce di un 6 di coppe, un po' il livellare tante aspettative. È un anno in cui, soprattutto nella prima parte, ma secondo me anche nella seconda, qui diciamo i primi 6-7 mesi dell'anno, ti viene chiesto di lavorare sodo e duro per arrivare in fondo con un diavolo che ti rappresenta comunque il trionfo della materialità. Ora, il diavolo può rappresentare anche magari una difficoltà nel gestirla poi questa materialità, quindi non ti dico che qua tutto il guadagno di quest'anno va poi a diventare in favore, qua potrebbe esserci una forte materialità, ma anche di conseguenza quella che poi è un forte dispendio in termini energetici e purtroppo anche economici. Potrebbe essere un anno nel quale la tua tenacia, la tua caparbietà, la tua anche resistenza a quelli che sono un po' gli inciampi del destino ti porta ad avere un netto miglioramento, ma a costo di grandi fatiche. Un anno nel quale devi un po' combattere, ecco. So che mi ritroverò i dislike, però alla fine, ragazzi, questo stanno dicendo. La carta del 6 di coppe è la ricerca del piacere, la carta del diavolo è una carta di piacere, quindi come vedi entrambe le carte vanno a parlare di quella che è comunque una idea ben delineata, ben fissa di dove arrivare, di dove poter veicolare quelle che sono poi le proprie energie, quindi la ricerca di una stabilità, una sicurezza che è sacrosanta alla fine. La carta della regina di denari è una carta di chi però trionfa grazie allo spendersi, al sacrificarsi anche per gli altri, quindi qua ci sta proprio il leader che guida l'azienda o la persona che lavora in maniera molto forte, oppure la persona che lavora per conto proprio, quindi magari non ha orari, non ha insomma si gestisce il tempo, però magari lavora molto di più di quanto potrebbe lavorare una persona alle dipendenze di un qualcuno. Se lavori alle dipendenze di un qualcuno, qua potrebbe esserci una chiusura di anno non proprio felicissima a livello magari di quella che può essere la tua soddisfazione. Però ecco, qui ti invitano a essere una persona comunque decisa, determinata, perché alla fine comunque il frutto del tuo impegno lo vai a raccogliere in termini di materialità, anche se forse potrebbe non essere un anno nel quale diciamo lo sforzo poi è rapportabile a quello che è il guadagno. Qui potrebbe essere abbastanza livellata come cosa. Mi spiace darti questa notizia, però purtroppo questo stanno dicendo. Andiamo a metterci magari le carte in più per capire dove questa vuole uscire, l'appeso, dove vogliono portarci. Già comunque un appeso è una carta di sacrificio, però anche una carta di fissità e di semina e poi anche di raccolta di quello che è stato il sacrificio. Quindi ti ripeto, quest'anno non ti viene regalato nulla e forse arrivi in fondo magari anche dicendo avrei potuto fare di più per la mia situazione materiale ed economica, però comunque un anno nel quale riesci a superare, riesci alla fine ad equiparare un po' quello che è il tuo grande sforzo, nonostante quelli che possono essere magari aspettative di realizzazione economica un po' più alte, che forse vanno un attimino a scontrarsi con una realtà, vedi, 2 di spade, una realtà dove sì, ti viene dato, però forse non in termini di quello che è il tuo impegno. E la papessa, vedi, la papessa è un po' una carta che fa accumulo di esperienza prima ancora che di denari o possibilità economiche, quindi qua probabilmente un anno di forte lavoro, di forte sacrificio. Se non hai un lavoro c'è la possibilità che dalla metà dell'anno, più o meno dalla primavera, tu riesca ad avere una situazione lavorativa che però secondo me non è definitiva,
o perlomeno non per tutti sarà così, però ti ripeto, è un anno nel quale vieni chiamato o chiamata ad avviare un po' quella che è o a consolidare quella che è la tua posizione, ad avviare o a consolidare. Non arrivi proprio in fondo all'anno con una netta soddisfazione, ma questo non deve spaventarti o non deve farti preoccupare. Non ti dico che arrivi in fondo all'anno in default, arrivi in fondo all'anno, diciamo, un po' pareggiando, ecco, quello che è, magari con un forte impegno in più, con un riconoscimento in termini economici non proprio adeguato, però comunque arrivi con un diavolo, trionfo della materialità, e con una papessa, sicurezza comunque di un contratto o accumulo di esperienza. Tra l'altro qua è buona per chi lavora in proprio, l'ho già detto anche prima, o per chi si occupa di quella che è, secondo me, una dimensione di scrittura, di burocrazia o tutto ciò che è legato alla scrittura in generale. Me lo dice una carta di diavolo, ma me lo dice anche una carta di papessa, oppure anche chi lavora a contatto con la giustizia. Anche qua, se lavori con la giustizia, quindi dall'avvocato al poliziotto al commercialista, potrebbe essere un anno nel quale sì, magari fai molta esperienza, magari ti formi, oppure se non hai un lavoro fisso in queste cose che ho detto, puoi avere la possibilità di avere un'esperienza lavorativa, o magari se ce l'hai puoi avere anche quella che è una possibilità di crescere attraverso quello che è lo studio, un concorso, però in termini economici purtroppo diciamo che non la vedo migliorare più di tanto, ecco, la vedo comunque mantenere. Sì, ok, lo mantieni la posizione, mantieni quella che è la tua capacità di riuscire a gestirti la vita, soprattutto se hai a che fare con la scrittura o con la giustizia, ma o se lavori in proprio, ma in generale purtroppo il miglioramento è inutile, dai, girarci intorno. Mi spiace darti questa notizia, purtroppo il miglioramento economico magari lo avvii nell'anno successivo. Quest'anno riesci a tenere botta, per carità, c'è molto lavoro per te quest'anno, c'è molta possibilità di lavorare, c'è forse un po' meno possibilità in termini poi di resa economica, però comunque è un anno nel quale vai a fare comunque quella che è una sicura strada di crescita a livello di esperienza, che poi potrà tornarti utile nel successivo anno. Passiamo alla variante numero 3 di Aspro Quarzo Cracked. Albus, conversazione, 7 di denari, la forza, il 9 di bastoni. Qua invece è già molto meglio. Allora, innanzitutto si parte con 2 carte che mi parlano della fine di un conflitto. Conflitto non è necessariamente un conflitto che puoi avere con qualcuno. Conflitto potrebbe essere un conflitto che hai con qualcuno, ok? Ma potrebbe essere anche un attendere che ti venga riconosciuto un qualcosa, un beneficio economico, una vincita di una causa, il riequilibrio di una situazione, un'eredità che arriva, un beneficio in termini di lascito o di qualcosa. Comunque qua, ecco, conflitto la possiamo intendere anche così, oppure può essere inteso come conflitto tuo con l'idea di denaro. Comunque, in qualsiasi modo si possa intendere questo conflitto che va a sanarsi, l'importante è che vada a sanarsi. Perché? Perché c'è la tua superiorità intellettuale, ci dice la carta di Albus, ma anche la carta di conversazione ci dice di un anno nel quale i rapporti sociali potrebbero essere importanti. Quindi se lavori al pubblico, o se lavori in una team, o se il tuo lavoro è in solitudine ma si rapporta parecchio a quello che è il pubblico, qua c'è un anno nel quale comunque potresti avere, e anche il 7 di denari ce lo dice, incontri fruttuosi, ma ce lo dice anche la forza. Comunque qua si va a sanare un qualcosa del passato.
Sanare, ti ripeto, può rappresentare anche una situazione nella quale riesci a mettere dei paletti a quella che poteva essere una tua idea conflittuale di ricchezza o di benessere e che vai a aprirti la strada a quella che è una grande realizzazione. Anche in questo caso si può parlare di concorsi oppure di quello che riguarda un qualche tipo di avvio, sempre che riguarda comunque la scrittura. Quindi mi ci sta dallo scrittore di libri fino a chi usa la scrittura per lavoro, fino a chi appunto mi fa il concorso, fino a chi ha mandato l'istanza al tribunale, fino a chi ha mandato la richiesta di beneficio economico, che alla fine si rivela comunque vittoriosa per te. Soprattutto se lavori in proprio, qua la carta di conversazione, in un certo senso la carta di Albus, la carta del 7 di denari, la carta della forza, ma anche quindi tutte, anche la carta del 9 di bastoni, mi vanno a parlare di un anno nel quale il primo periodo potrebbe essere molto di accordo, molto di... e anche, diciamo, buono in termini economici. Il 7 di denari comunque è la carta di chi sa accordarsi a livello economico, sa migliorare la propria situazione grazie a una rete di clienti o persone con cui riuscire ad intessere accordi vantaggiosi, ma anche la carta di chi sa trovare soluzioni per migliorare la sua situazione finanziaria. La carta della forza mi parla proprio del far trionfare la propria volontà. Se lavori nel campo della pubblicità può essere una buona comunicazione, se lavori nel campo del wellness o anche della bellezza interiore o esteriore può essere comunque il rinnovato equilibrio e il miglioramento. Se stai cercando lavoro è una carta che ti parla del fatto che comunque arriva un'occasione importante per te, dove comunque devi fare un qualche tipo di step formativo. Il 9 di bastoni è anche una carta che fa riferimento alle discipline olistiche, se lavori nell'olismo, nella cartomanzia, in quelle che sono le energie sottili, con quelle che sono le energie sottili. La carta dei 9 di bastoni è una carta che ci va a parlare del fatto che la tua centratura e la tua rete di persone si riveleranno preziosissime, quindi qua è un anno dove si va in crescendo. Se hai lavoro, qua sono favorite le persone che lavorano o appunto con la scrittura, con i concorsi, con quelle che sono magari anche le richieste di finanziamenti, quindi chi lavora a progetto per i finanziamenti e chi lavora in solitudine. Chi lavora alle dipendenze non è certo penalizzato, ma probabilmente è con questa carta di 9 di bastoni o costretto a ripensare il proprio approccio al lavoro, magari anche tramite quello che è uno step formativo, oppure c'è proprio un cambio di lavoro qua che si ventila all'inizio dell'anno e poi si va a concretizzare nei mesi successivi. Però per te è un anno buono. Anche per te non vedo, ecco, per te forse la vedo migliore a livello economico all'inizio anno e alla fine dell'anno la vedo, sì, ok, diciamo che ci stai sicuro, ci stai sicura. In metà anno può essere buona gestire, però ecco, il botto lo vedo nei primi mesi. Poi dopo la vedo comunque tranquilla la situazione qua. Soprattutto se lavori in solitudine o se sei tu il leader o la leader della tua azienda, grande o piccola che sia. Tra l'altro, vedi, re di denari, qua le persone conteranno molto nel primo periodo dell'anno e anche la tua capacità di scegliere su cosa investire o no conterà molto. Tra l'altro, dicevo, qua queste due carte e questa carta mi vanno a parlare proprio del trionfo della tua volontà anche su quelle che possono essere questioni burocratiche o legali, quindi se stai aspettando risarcimenti eccetera, il 2023 è l'anno giusto. Vedi, la continuità ce l'ho qua.
Anche se non hai un lavoro, qua un re di denari mi può rappresentare un buon accordo con un 7 di denari capace di farti trascendere quelle che possono essere le difficoltà del momento. E poi la forza e l'8 di denari, cioè è una fortezza, qua c'è anche scritto fortitude, fortezza, cioè è proprio, sei in una botte di ferro, soprattutto a metà anno. E infine il Papa, ti ripeto, se lavori da solo, se lavori nel campo della legalità, se attendi un qualcosa a livello legale, se dai un insegnamento a livello sottile, se sei una persona che ha un'arte da tramandare, che non vuol dire un mago, può anche essere uno chef o un pizzaiolo, una pizzaiola o un architetto, un professore, un docente, un operaio specializzato, se hai comunque un tuo campo di esperienza, qua è un anno rivelatore per te, Ti ripeto, dall'architetto allo chef, all'operaio specializzato, al cartomante, soprattutto con un 9 di bastoni e un Papa, chi ha comunque una sapienza legata al mondo sottile, qua ci sta alla grande, e va increscendo, si rivela l'investimento giusto, ma anche lo scrittore, la scrittrice o il legale, anche l'avvocato qua, o l'avvocatessa, a volte sempre maschile e femminile, ci mancherebbe, o comunque chi sta aspettando la risoluzione legale di un qualcosa, soprattutto se da questa risoluzione devi guadagnare qualcosa, qua è un anno eccezionale per te, è l'anno nel quale comunque riesci a far quadrare, girare le cose come vuoi tu, quindi un anno veramente molto 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 bello. La rete sociale si rivela preziosa nella prima parte, la tua determinazione si rivela preziosa nell'ultima parte, il tuo sapere, la tua esperienza si rivelano preziose, o quello che è uno step legato ad un miglioramento legato ad un concorso, ad un sapere, ad una strategia, comunque proprio ad un qualcosa di pianificato, si rivela importante nell'ultima parte. Nel mezzo c'è comunque una sana e bella vita che ti permette di godere di ciò che hai costruito. È un anno molto bello, ti ripeto, e se aspetti riconoscimenti di qualsiasi genere, a livello legale, a livello morale, a livello di riconoscimento del tuo lavoro, o se hai un progetto nel quale devi mettere il tuo sapere, può essere lo chef che apre il ristorante o magari la persona che vuole mettersi da sola, qua è l'anno giusto. Diciamo che con un 9 di bastoni e con un Papa a livello economico, ti ripeto, qua potrebbe essere comunque molto tranquilla, il botto lo vedo più nella prima parte dell'anno, ti ripeto, soprattutto con un accordo importante se non hai lavoro. È una bellissima lettura che chiude questo 2022, peraltro il 2023 potrebbe aprirsi con una piccola sorpresa già dal prossimo interattivo. Chi mi conosce, chi segue questo canale da tempo sa che spesso e volentieri amo cambiare le grafiche, amo un po' rinnovare, ma staremo a vedere che cosa bolle in pentola. Io con questo chiudo gli interattivi del 2022, anno molto proficuo per la Lucerna. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti faccio i miei migliori auguri per il nuovo anno e che sia un anno bellissimo, pieno di tante soddisfazioni, di tante belle cose, e ti do appuntamento al prossimo video della Lucerna di Cronos. Ciao!